Cari amici del canale, Daniele oramai lo conoscete, grazie di avermi ospitato ancora a casa tua ragazzi. Ciao Gian. Vi avevo detto che c'erano delle sorprese ed eccole qua ragazzi. Daniele ha realizzato questo inseguitore solare che è, come al solito ragazzi, qui abbiamo un orefice del fotovoltaico, è un tecnico, lo sapete, di qualità, e ha messo a disposizione tutta la conoscenza per insegnarvi e farvi vedere come ha costruito il suo inseguitore solare. Ragazzi, lo sapete che posizionando i pannelli, in questo caso lui ha quasi 3 kW, posizionati su un inseguitore l'aumento è di circa un 40%? Sì, circa in più, sì. Circa in più 40%. Ebbene, io comincerei subito con una domanda. Cosa ti ha spinto a fare questo inseguitore? Ragazzi, è 3 anni che ne parliamo, quindi qualcosa lo so, però vorrei che lo sentisse anche voi. Allora, il fatto principale è appunto che la maggior parte dei miei pannelli sono a est, quindi nel periodo invernale, quando ho più richiesta, più necessità di energia, il sole essendo basso mi sfiora proprio i pannelli a est. Mettendo appunto l'inseguitore ho la possibilità di seguire il sole per tutta la giornata. Se esce il sole il pomeriggio mi insegue il sole nel pomeriggio, quindi mi aiuta molto di più anche nel periodo invernale. Perfetto. Ragazzi, con 3 kW di pannelli posizionati su qua, secondo il moltiplicatore estate, inverno e quant'altro, questo viene molto ridotto come differenza, proprio perché questo insegue il sole, e soprattutto in inverno, dove, lo sapete oramai, questo canale ve l'ha detto diverse volte, dove la bassa temperatura fa produrre di più. Ebbene, attraverso questo concetto, inseguendo il sole con questo inseguitore solare, voi avete una produzione del 40% in più quella invernale, quindi si annulla un po' questo divario che c'è tra l'estate e l'inverno. E Daniele, avendo i pannelli a est, come vi ha menzionato, aveva proprio appena la mattina, invece adesso grande produzione. Daniele, se sei d'accordo, 4 secondi, il tempo di iscrivervi al canale e poi andiamo sotto a vedere tutti i dettagli di questo prodotto. Ok. E grazie Daniele, a nome di tutti gli amici del canale. Buona visione. Ragazzi, ci troviamo sotto l'inseguitore. Come vedete è una struttura metallica imponente, importante, perché deve, vi ricordo, resistere a venti, potenzialmente venti molto forti, e quindi deve avere tutte le strumentazioni di sicurezza anche per posizionarlo in orizzontale contro vento. Allora ragazzi, adesso io divento cameraman e Daniele vi spiegherà tutto quello che ha realizzato e come, in modo che anche voi possiate realizzarlo. Ok Daniele? Ok. Gianni, allora iniziamo dal frontale dell'inseguitore. Praticamente è composto da 6 pannelli, in totale sono 2,7 kW, 2,8 kW di pannelli. Il collegamento è stato fatto non 3+3, ma sono stati smistati praticamente i 2 sopra e uno laterale, e i 2 dall'altra parte più in basso e quello laterale. Possiamo dire che sono 2 L così. Esatto, 2 L. Questo perché ho cercato di fare il collegamento così in maniera che nel momento in cui l'inseguitore si sposta verso sud, se ho delle ombre verso il basso, ho comunque 3 pannelli, perché per rimanere in bassa tensione 3 pannelli, certo, almeno 3 pannelli sono alla luce. Perfetto. Allora ragazzi, 3 pannelli perché Daniele sostiene fermamente questo concetto di sicurezza, cioè lavorare a bassa tensione. Con 3 pannelli sei a 130, 140 volt. 120 volt, quindi proprio nelle norme. E Daniele, tu sei un tecnico, diciamo chiaramente ai nostri amici del canale, lavorare a 400 volt, 300 volt o 120 cambia qualcosa sulla produzione? Assolutamente no. Perfetto. Voi lo sapete che tensione e corrente, alzo la tensione, abbasso la corrente, oppure abbasso la tensione, alzo la corrente. Quindi la differenza può essere qualche cavo in più che dobbiamo posizionare, qualche fusibile nel combiner box, ma salvare la vita per spendere 300-400 euro in più ne vale la pena. Anche perché, cari amici del canale, avete speso migliaia di euro per il vostro impianto, non guardate questa piccola percentuale che vi salva anche dagli incendi eccetera, perché assolutamente, confermamelo tu, perché sì, è molto interessante. Quando un MC4 nel tetto dopo 3 anni si è ossidato, sganciato e comincia a sfiammare per arco voltaico, cosa succede? Fiamme a non finire, però meglio appunto che magari un MC4 si surriscaldi un po' per la corrente e si ferma lì, se proprio, però può scoppiare, può fondersi, ok, lo cambiamo. Un MC4 cinese, ragazzi, vi ricordo che invece
se parliamo di diodi di blocco della Ocram, a questo punto abbiamo un prodotto di altissima qualità che lui utilizza, ragazzi. Vabbè, adesso sembra quasi uno slogan. Continua pure. Allora, qui siamo quasi a 3 kg, a 2,7, 2,8. Sì, 2,7. E la produzione rimane costante perché qui siamo picchiati contro il sole, ragazzi. Sì, la produzione è abbastanza costante, a parte le prime ore del mattino, perché appunto è pensato per l'inverno. In estate le prime ore del mattino vado a perderle per come è messo il sole, però Ok. non è un problema perché comunque è un'overproduzione comunque in estate. Assolutamente sì. Poi Avviciniamo la telecamera perché voglio che ci spieghi tutti i sensori. sensori che hai posizionato. Sì. Ok. Ok Gianni, allora il sensore principale è quello che rileva la posizione del sole. Ho posizionato il sensore proprio al centro dei pannelli. Quel sensore ha praticamente 4 sensori interni che vanno a misurare la differenza di tensione tra nord, sud e est ovest. Poi ovviamente sarà la centralina che andrà, in base alla differenza di tensione tra i vari sensori, andare ad attivare gli stepper che sono nord, sud o est ovest. Perfetto, quindi il sensore ottico, chiamiamolo così, genera una tensione che sarà diversa a seconda della quantità di fotoni che lo raggiungono, e questo piloterà il dispositivo, ovvero Esatto. i pistoni elettrici per muoversi. Sì, la differenza di tensione poi gestita dalla centralina può andare a tarare la differenza di tensione, se poca o tanta, quindi quello va a inficiare sulla precisione di posizionamento, decide la centralina. Perfetto. Poi invece c'è il sensore di vento, praticamente Sì, massimo vento, in cui, superata una certa soglia, va a mettere i pannelli in orizzontali in maniera da tagliare il vento. Il supporto è un progetto sempre che ho fatto io, che praticamente è un supporto a doppio asse, quindi si muove praticamente questo lo voglio rizoomare perché è bellissimo. Si non muove l'avevo praticamente come i pannelli est, ovest, nord, sud, quindi in qualsiasi posizione si trova l'inseguitore rimane sempre in verticale, perché nella parte bassa c'è un peso che lo mantiene la verticalità. Fantastico, ragazzi, questo l'avete visto, è molto molto bello. Praticamente lui rimane sempre in posizione così, e questo è molto intelligente perché ovviamente se si deve muovere rischieremo di avere le palette che vanno in verticale invece che in orizzontale, giusto Daniele? Esatto. Molto bello, molto intelligente. Ma del resto, ragazzi, avevo presentato Daniele ed è secondo me il top. Bene, andiamo dietro a vedere un attimo adesso tutta la movimentazione dei pistoni, il metallo, le saldature, tutto ciò che hai fatto? Sì, perfetto. Eccoci Gianni dietro l'inseguitore. Spieghiamo un po' come è composto. Allora, partendo dalla parte bassa, ho praticamente costruito una X per allargare anche la parte di appoggio dell'inseguitore, per farlo un po' più stabile, diciamo, dal vento, in cui sono stati interrati delle barre che sono state anche gabbiate, lunghe circa 1 metro e incementate al terreno. Poi salendo c'è questa parte centrale di profilo quadrato, praticamente di ferro, dove sulla parte superiore c'è il primo perno che va praticamente a fare l'orientamento nord-sud. Perfetto, quindi qui c'è un bel perno, lo vedo grosso, C'è che un perno, esatto, bello grosso, da 20 mm, dove internamente sono stati messi anche 2 cuscinetti di tenuta. Sì, sì, sì. Quindi questo è nord-sud come inclinazione. Esatto, questo è nord-sud. Viene pilotato da questo Viene motore. pilotato da questo attuatore, dove il fine corsa lo tiene praticamente orizzontale, mentre la massima chiusura del pistone lo va a spostare verso sud. Perfetto. Dopodiché? Salendo in alto poi c'è un altro albero da 20 mm, sempre cuscinettato sia sotto che sopra in questo caso, che va a fare lo spostamento est e ovest. In questo caso ovviamente lo stelo è fissato sulla parte sotto dello stelo principale e va a spostare la parte superiore, sempre cuscinettata. Perfetto, eccola qua, sì.
Qui si vede chiarissimamente che ci sono i cuscinetti con i perni ed ecco l'altro pistone, l'altro attuatore che muove la direzione est-ovest. Ok. Esatto. Poi ovviamente tutte le parti in ferro o comunque esposte alle intemperie sono state zincate a spray, mentre tutta la struttura è stata zincata proprio. Sì. La parte poi finale di supporto dei pannelli è stata fatta con due profili ad L, dove sono stati fissati i profili classici di alluminio. Sì, qui abbiamo, questo è un L di 4 mm presumo? Esatto, sì. Quindi roba bella tosta, insomma. Bello, qua si vede insomma una struttura che deve resistere, ragazzi, quando i venti soffiano non si scherza. Esatto. Bene, poi hai fatto tutti i cavi, hai detto le connessioni con 3 L contrapposte, con 2 L scusa, contrapposte. Con 2 L contrapposte, esatto, quindi ci sono praticamente due pannelli nella parte destra connessi tra loro e connessi anche al pannello superiore nella parte sinistra. Perfetto, quindi scusa, faccio l'inquadratura da qui. Praticamente abbiamo il pannello centrale in basso e a destra connessi quindi tra loro. 1, 2, 3 connessi tra di loro e 1, 2, 3 connessi tra di loro. Quindi ecco le due L, la prima e la seconda. Esatto, e poi ovviamente sono messi in maniera che possiamo mettere direttamente il cavo a T per fare la connessione in parallelo. Sì, chiaro. Perfetto. Questa cos'è? Una flange estetica, un fine corsa? Questa è una flange che ho realizzato in stampa 3D praticamente. Vabbè, dove dalla parte opposta ho fissato la centralina di controllo. E andiamo a inquadrarla adesso. Questa è la centralina di controllo che hai acquistato. Questo ovviamente, Daniele, è anche manuale, quindi se tu vuoi spostare in posizione di riposo il pannello, sì, posso sia spostarlo in manuale che volendo anche un telecomando IR a parte in cui posso andare a movimentare gli assi come voglio. Ecco. Perfetto, e questo è molto interessante. E hai fatto questo bellissimo supporto con stampa 3D che va a stringere il piantone. Sì, e gli dà sia un'estetica che il sostegno reale di questo pezzo. Bene, ragazzi, tutti i link ovviamente sotto al video del canale per autocostruire questo bellissimo inseguitore. Daniele, qualche altro dettaglio? Qualche altro dettaglio? Diciamo che la parte cuscinettata nella parte superiore è stata pensata in maniera un po' particolare, perché soprattutto nei cuscinetti della parte est e ovest è stata pensata in maniera che quando l'inseguitore va a spostarsi completamente verso sud, l'eventuale peso va ad appoggiarsi tra un cuscinetto e l'altro. Ah, perfetto, ok. Quindi non va a sbilanciare va a sbilanciare o comunque a pesare troppo su un cuscinetto. Va ad avere la massima tenuta e non rischia, che ne so, di uscire dall'albero di sfilarsi per il peso, perché appunto i cuscinetti sono in appoggio tra di loro. Sì, perfetto. Allora Daniele, dacci adesso qualche dato tecnico sulla produzione rispetto allo standard, visto che tu li hai posizionati anche sul tetto, eccetera, che cosa hai rilevato? Allora, ho visto che più o meno, avendo appunto 2,7 kW, quindi non sono tantissimi, sono riuscito ad arrivare a 21-22 kWh al giorno. Ragazzi, è tantissimo, siamo un moltiplicatore di 8,2, 8... Circa 8, sì. Quindi invece del classico 5-6 estivo andiamo ad aggiungere un 40% in più, e questo non è niente male. E come si è comportato a fronte di venti forti, eccetera? Diciamo che non ho avuto grossi problemi, perché ho tarato il sensore abbastanza basso per sicurezza, perché la struttura è abbastanza imponente. Però comunque il discorso che si mette in verticale e taglia il vento elimina completamente ogni oscillazione. Si mette in orizzontale? Diciamo che porta nel giro di 2 minuti e mezzo circa, si porta prima da una parte, il limite da una parte, per dopo ricercare la centralità, perché ovviamente i motori non sono encodizzati, quindi
si porta al limite per poi... Sì. Deve trovare un punto zero per poi decidere di andare in deve trovare protezione. un punto zero per poi dopo 8 secondi sapere che si trova Ecco perché dicevi in verticale, orizzontalità. perché lui si sposta in verticale, dopodiché pam. Ragazzi, avete visto una diretta sul movimento? Avete sentito quel bzzz, tac, e lui si è spostato di qualche decimo di grado. Qualche decimo di grado, esatto. Ogni 3 minuti lui si riposiziona per trovare la centralità. Con Questi 3 minuti sono impostabili? Sono impostabili assolutamente. Ho cercato di fare una cosa che per non farlo muovere troppo. Non farlo muovere troppo, esatto, e non farlo muovere per piccoli gradi che magari sono un po' inutili. L'avete visto in diretta, ragazzi, ed è anche, diciamo, sotto il profilo della passione, dell'entusiasmo, è bellissimo, perché quando hai un coso così che te lo sei montato, te lo sei fatto, a un certo punto si sposta per andare in posizione col sole, è geniale. Gli amici del canale mi hanno detto: Gianni, sei diventato un mimico dei suoni, perché per far capire le cose sul canale, voi lo sapete che tendo a essere molto semplice, perché se usassi i linguaggi universitari non ne usciamo più, e allora quando faccio queste mimiche sono anche simpatiche. Quindi ragazzi, vi siete beccati il bzzz che si è spostato direttamente di un decimo, un ventesimo di grado. Sì. Settabile, cioè voi potete decidere di farlo più spesso, quindi micro movimenti, ma sono abbastanza inutili. Anzi, l'impostazione che hai fatto secondo me è anche, puoi fare anche ogni 5-6 minuti, voglio dire, non è che solo in 5 minuti ha virato di chissà quanto. Esatto. Questo è molto importante. Una domanda faccio: influiscono le riflessioni del sole su qualche supporto tipo specchi eccetera se vanno a colpire le fotocellule? No, non ho visto queste problematiche. Forse perché c'è un delay? Sì, allora c'è questo ritardo sul movimento che quindi se c'è una riflessione momentanea non va a fare un movimento, o come anche nel momento in cui c'è un ombreggiamento, c'è una nuvola che passa, lui rimane fermo, però se non c'è un'ombra per tot minuti, che quindi capisce che magari è arrivato il tramonto, lui rimane lì in attesa che la nuvola si sposti. Ecco, adesso voglio fare una domanda, mi è venuta in mente adesso, ragazzi, non è preparata. Giornata nuvolosa, lui cosa fa? Riesce a inseguire? Non riesce, allora diciamo che lui insegue il sole per una differenza di tensione tra i rilevatori, tra le due posizioni, però ha anche un livello di tensione in cui tu gli dici è uscito il sole, quindi se hai una giornata completamente nuvolosa, grigia, il livello di tensione è più basso di quella soglia. Rimanendo più basso lui rimane nella posizione di default, che magari è quella orizzontale del vento o della posizione mattutina, che è leggermente magari verso est. Benissimo, quindi il tempo anche influenza sulle condizioni di posizionamento. Sì. Questo lo trovo geniale per chi ha costruito questa centralina. Tu hai anche movimento domotico, movimento manuale? Domotico no. Si è spostato ancora, ragazzi? Domotico no, però sì, c'è la possibilità di fare il movimento manuale, entrare in manuale per provare tutti i movimenti dei vari assi, e anche appunto un telecomandino a parte IR in cui andarlo a pilotare volendo. Perfetto. Anche in distanza. Ragazzi, Daniele queste cose se le costruisce, cioè, nel laboratorio che c'ha lui, che fa paura, non ve lo faccio vedere per questione di privacy. Ragazzi, lui lì, se dice voglio fare il telecomando, pam, parte con la 3D, fa i gusci eccetera, poi entra nelle PCB e tastini, micro sensori e quant'altro. Io adesso sto leggendo nella mente degli amici del canale che stanno dicendo: dai, facci vedere una rotazione totale in manuale. Che ne dici, la possiamo fare? Sì, possiamo. Allora ragazzi, avviciniamo la telecamera e Daniele manualmente ci fa vedere tutto l'asse che si muove di tilt e azimuth totalmente per inseguire il sole, come se fosse un movimento in una giornata ridotto in 2 minuti, quanto ci mette. Ok ragazzi, buona visione. Ok Gianni, adesso provo a fare un movimento in maniera manuale direttamente dalla centralina. Perfetto, allora vai sotto, dopo ci fai anche quello col telecomando, giusto per far vedere.
Allora Daniele, adesso so che hai il meccanismo, mi spiegavi, l'automatismo che ritorna in posizione originale. Esatto, se esco dall'impostazione manuale lui nell'arco di 3 minuti si riposiziona verso il sole. Benissimo, quindi attivalo e facciamolo tornare in automatico nella posizione originaria. Bene, Daniele si è posizionato non nella posizione di questa mattina quando è partito, ma esattamente quella che a lui serve adesso in base all'orario che siamo. Esatto. La cosa che avete visto, ragazzi, avvicino alla telecamera perché è fantastico, è che il sensore del vento è rimasto sempre nella sua posizione corretta, ovvero rispetto al suolo, rimane sempre in verticale, quindi questa idea che Daniele ha utilizzato è veramente eccezionale. C'è anche un venticello che si sta alzando, che se dovesse alzarsi troppo lo porterebbe nella posizione, diciamo, di protezione rispetto al vento. Esatto. Ragazzi, anche questo video è arrivato al termine, spero che tutti i dettagli che Daniele, ti ringrazio Daniele, ci ha fatto vedere di questo progetto siano utili a tutti voi per realizzare anche voi un inseguitore solare che produce molto di più del posizionamento normale. Ragazzi, il video è finito. Daniele, cosa diciamo agli amici del canale? No, ringrazio te Gianni, è veramente, secondo me sei il numero uno su YouTube come energia fai da te e consigli per il fai da te in Italia, quindi non posso che ringraziare. Tutti questi complimenti non sono mai pagati, ragazzi. E cosa diciamo agli amici del canale sull'energia? Ma io dico, se avete lo spazio, qualche pannello in più, mettetelo sempre, perché soprattutto magari anche d'inverno eccetera, l'energia sembra sempre che siano pochi, però non sono mai troppi. Sì, indubbiamente. Ottimizzate gli spazi, un tetto, una falda, l'altra, poi vi viene la passione, un inseguitore a terra, eccetera eccetera. Per gli amici, purtroppo ragazzi, io sono sempre empaticamente coinvolto anche con cari amici iscritti a questo canale che vivono in condominio e hanno delle forti limitazioni. Che cosa vogliamo dire anche a loro, Daniele? Cerchiamo di fare almeno il minimo indispensabile a balcone. A balcone, produrre qualcosa che faccia andare magari anche le luci di casa, esatto. Piuttosto che il wifi, l'antifurto, cioè un impianto piccolo. Esatto, i consumi dello stand-by di casa, diciamo. Bravo, bravo. Anche se produciamo 200-300 watt e li buttiamo lì a gratis, nella bolletta ritroviamo poi un guadagno, oltre unitamente chiaramente alla passione di averlo fatto. Daniele anche su questo aspetto è imperterrito, adesso verrò in telecamera per farvi vedere anche lui che ha i pannelli sul tetto, ha fatto l'inseguitore, ma è sempre insoddisfatto perché intanto c'ha sempre le mani con i cacciaviti, gonfie di cacciaviti. E vi faccio vedere che cosa ha realizzato. Ebbene, dall'inseguitore, ragazzi, passiamo al suo balcone della sua casa. Nonostante abiti in villa e ha tanti spazi, lui ha posizionato anche i pannelli su questo balcone. Ebbene, ragazzi, con 3 pannelli, ovvero una stringa, lui produce altra corrente con un piccolo regolatore di carica dedicato e questi sono posizionati in verticale con un piccolo angolo. Daniele, quanto gli hai dato di angolo? Adesso non lo so con precisione, sono abbastanza in verticale appunto, sì, per l'inverno. Perfetto, quindi questi avranno una produzione invernale significativa. Ragazzi, è qualcosina ancora in più perché questi 3 sono comunque 1500 watt, non è che sono caramelle, e quando entrano in produzione con regolatore di carica dedicato buttano energia ancora all'interno delle batterie. Daniele, voglio farti anche un'ultima domanda e ti ringrazio di tutto quello che hai detto prima. Tu quanti regolatori hai in parallelo delle Pever? In totale ora sono 5. 5.
e li hai tutti in parallelo sulla stessa batteria, tutti in da parallelo. 30 kWh. Sì. Andate a vedervi il video precedente di Daniele, sono tutti in parallelo. A volte quando dite nei messaggi non mi funziona, eccetera, dovete cercare di capire il perché i regolatori di carica, se sono della stessa identica marca e settati tutti nella stessa maniera, funzionano correttamente in parallelo, cioè buttano dentro tutta l'energia. Sì. Ok? Allora Daniele, un'altra cosa che vogliamo far vedere agli amici del canale è la produzione fotovoltaica. Tu hai realizzato questo apparecchietto simpatico dove c'è il column meter praticamente a vista. Il supporto l'hai fatto tu? Sì, sempre in stampa 3D. Molto carino, eccetera. E qui i cavi li hai portati da basso, diciamo. Esatto. E qui è una produzione di 7,2 kW. Sì. Quindi niente male, hai il 70% di batteria. Siamo alle 11:30 di mattina, quindi hai acceso che cosa? Descrivi tu un attimo che cosa sta accadendo a casa tua. Beh, adesso abbiamo una produzione di 7,2 kW, però in contemporanea ci sono 2, forse 3 clima che stanno consumando. Bene, quindi 3 climatizzatori accesi, tutta la casa in gestione. Tutta la casa in gestione. Nonostante ciò hai 7,2 kW. Quanto hai installato di fotovoltaico? Sono circa 14 kW di fotovoltaico. Bene, 14 kW. Chiaramente non vediamo tutti questi kW perché tu hai diverse falde. Sì, sono diverse falde, quindi non vediamo mai un picco massimo come se fossero tutti a sud. Tutti a sud, perfetto. Quindi è una produzione che parte a est, finisce a ovest, passando per il sud, più quei 3 pannelli sul balcone, più l'inseguitore che abbiamo visto oggi, esatto. Insomma, 14 kW di produzione totale suddivisa poi nella giornata. Esatto. Bene, grazie anche di questo dettaglio che è importante per andare a capire quanto i pannelli siano fondamentali. Quindi ragazzi, più pannelli potete mettere, vedete, ogni tanto si abbassa di 1 kW perché ci sono le pompe di calore, ovvero i condizionatori oggi che sono accesi a manetta, e qua stranamente, ecco qua 7,2. Qui stranamente siamo in Veneto, Daniele, ma a 37 gradi, io non vedo l'ora adesso all'esterno, ecco perché stiamo facendo le riprese all'interno. Grazie Dani. Ragazzi, è tutto per oggi, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao Dani, andiamo a mangiare qualcosa? Dai. Pago ciao. io stavolta ragazzi, pago io!